La storia inizia col protagonista, esperto di sopravvivenza e star televisiva, in viaggio su un aereo di linea della compagnia aerea immaginaria Copen Air, assieme al figlio Timmy. Durante il volo, l'aereo attraversa una turbolenza che causa lo spegnimento dei motori del veicolo, portando quest'ultimo a precipitare. Al suo risveglio, il protagonista assiste al rapimento del figlio da parte di un uomo in abiti tribali e completamente ricoperto di una pittura rossastra. Una volta raccolta le forze, il padre di Timmy si avventura sulla penisola dove è precipitato l'aereo, scoprendo che lui e suo figlio sono gli unici ad essere sopravvissuti al terribile schianto e che il luogo dove si trova è la dimora di umanoidi dall'atteggiamento ostile e affamati di carne umana e di creature mostruose altrettanto letali. Continuando nell'esplorazione, il giocatore potrà accumulare degli oggetti utili a proseguire nella storia, come un respiratore subacqueo indispensabile per superare zone allagate senza annegare, o una tessera magnetica che sblocca una massiccia porta d'acciaio nel mezzo di un enorme cratere posto al centro della penisola. Da questa porta il protagonista si ritrova in una struttura adibita a laboratorio e si accorge che le mostruose creature che abitano le profondità e la superficie della penisola sono frutto di esperimenti compiuti su degli esseri umani dalla casa farmaceutica Sahara, alla ricerca di una possibile cura contro la vecchiaia. Per compiere tali esperimenti, la Sara si è servita di alcuni artefatti di natura sconosciuta, già presenti sulla penisola. Il primo è una sorta di trasferimento di vita, che permette di rianimare un cadavere sacrificando un soggetto vivo. L'altro è un dispositivo che genera impulsi elettromagnetici in grado di abbattere addirittura gli aerei in volo. È proprio nel primo di questi artefatti che il padre troverà Timmy privo di vita, ancora attaccato alla macchina. Il rapitore di Timmy, infatti, altro non era che un membro della Sahara di nome Matthew Cross, il quale, alla morte della figlia Megan, ha deciso di servirsi dell'artefatto per abbattere un aereo, nella speranza di trovare un corpo adatto da sacrificare per riportare in vita la figlia deceduta. Il protagonista si rende conto che tramite quella macchina potrà, forse sacrificando un altro essere umano, riportare in vita il figlioletto. Fa un ultimo tentativo disperato, prende tutti i cavi e li attacca al povero bambino ormai morto. Ora non gli rimane altro che cercare una cavia. Il protagonista trova, in una stanza lì accanto, Cross morto, con dei pastelli conficcati in tutto il corpo. Avanzando nella struttura, il giocatore incontra la piccola Megan, pallida e coperta di sangue, intenta a giocare con un aereo giocattolo. Subito dopo, dalla bocca della bambina spuntano delle gigantesche zampe che si riveleranno appartenere a una creatura che si è impossessata della ragazzina. Così inizia lo scontro finale con l'unico boss presente nel gioco. Quando il protagonista riesce, dopo una lunga battaglia e molto difficile, dove bisogna utilizzare parecchie cose, tra cui anche gli esplosivi, a uccidere la creatura, quest'ultimo raccoglie il corpicino esame di Megan, tentando il trasferimento per riportare in vita Timmy senza però successo, poiché la macchina necessita di un soggetto in vita. A questo punto abbiamo due finali possibili. Il primo è: se nella stanza di attivazione del computer, dove possiamo far cadere l'aereo, non premiamo il pulsante ma sceglieremo di disattivare l'artefatto, si aprirà dalla parte opposta del computer una porta per un ascensore. Una volta scesi,
si tornerà nelle grotte, dopo aver esplorato ancora qualche conicolo e dopo aver fatto esplodere una parete di roccia troveremo un'uscita che ci porterà finalmente all'esterno. Qui partirà una cinematica in cui si può vedere il protagonista prendere la foto di Timmy e dopo averla osservata con cura, prendere il suo accendino e usarlo per darle fuoco bruciandola completamente. L'aereo sorvola l'isola, obbligando così il giocatore a perseguire la sua avventura. Quindi qui ci sarà il sequel, il numero 2. Secondo finale possibile, un anno dopo. Per poter risuscitare il figlio, il protagonista decide di abbattere un aereo, utilizzando il secondo artefatto per trovare un sacrificio. Tempo dopo, Timmy e il padre vengono invitati a una trasmissione dove raccontare la loro. Comincia a sentirsi male e crolla a terra in prede alle convulsioni, come era successo con Megan Cross prima della sua trasformazione. Tuttavia, dopo qualche secondo, appare una seconda parte in cui il padre di Timmy si china su di lui, privo di sensi, ancora nello studio, ma pare non essersi trasformato e dopo aver riaperto gli occhi sorride al padre. Dopo i titoli di coda assistiamo a un secondo finale che vede un Timmy adulto che dopo essersi fatto la doccia si sposta in una stanza in disordine e si siede per bere una bottiglia, quando inizia a sentirsi strano e si avvicina alla finestra osservandosi le mani che mostrano una strana cosa sotto la pelle che si muove e poi sparisce.